Attenersi alle regole imposte dal governo per combattere l'epidemia è un atto di egoismo o di altruismo? Tutti si sono a ragione preoccupati della propria incolumità, ma quanti hanno rispettato le distanze di sicurezza per non nuocere agli altri? Il nostro comportamento riguardo al contagio è una utile cartina di tornasole per verificare se abbiamo veramente compreso la dinamica delle relazioni, secondo la quale quando due soggetti interagiscono l'energia prodotta non circola solo in un senso unico, ma circola dall'uno all'altro e implica uno scambio fra le due entità. Questo concerne i nostri rapporti con gli esseri senzienti, ma vale anche per quanto avviene fra noi e l'ambiente. Per la legge del karma, ciascuna azione di corpo, parola e mente, quando è animata da spirito positivo, oppure anche da spirito negativo, avrà conseguenze dello stesso genere, mentre le azioni neutre non generano alcuna conseguenza. Le azioni possono riguardare noi e gli altri e sappiamo tutti distinguere quali sono nocive e quali sono edificanti in ragione delle norme morali, spirituali e sociali che regolano la nostra vita. E sappiamo pure che trasgredire le regole può costarci caro, sia dal punto di vista interiore che sul piano delle relazioni sociali. Non è difficile quindi comprendere le ragioni per cui il karma sia stato considerato dal Buddha una delle due cause che originano la sofferenza. La seconda causa è meno presente nella cultura occidentale e forse facciamo più fatica a comprenderne l'importanza. Si tratta dell'illusione. Se riusciamo a intuire che tutte le azioni che facciamo sono karma, l'idea che le delusioni generino sofferenza ci travaglia poco. Infatti, siamo portati a pensare alle illusioni come a innocenti sogni senza conseguenza, qualcosa di leggero che ci aiuta a uscire dalle pastoie della routine, e non ci accorgiamo di essere costantemente immersi in una ragnatela di delusioni che ci portano lontano dal vero, dove per vero si intende la realtà delle situazioni che spesso siamo portati a distorcere con aspettative improbabili e che solo l'esperienza concreta ci farà vedere con chiarezza. Pertanto, il fondamento dell'illusione è una mente che non vuole intendere l'evidenza e che sostituisce i dati certi con valutazioni arbitrarie dovute alla immaginazione oppure falsate da un errore di interpretazione. Ne derivano stati emotivi che possono alimentare ingannevoli visioni della realtà. Nel buddismo vengono considerate 5 illusioni radice, dalle quali emergono altri numerosi fattori che condizionano il nostro comportamento. Queste 5 illusioni sono le illusioni principali e sono l'ignoranza, l'avversione, l'attaccamento, l'orgoglio e il dubbio. Ignoranza vuol dire non conoscere le cose, la loro realtà e non vedere chiaramente le situazioni. In tali circostanze l'oscuramento mentale ci fa pensare che tutto vada come vogliamo noi. Non tenere presente la legge del karma e quindi la causalità delle azioni è sicuramente l'espressione di questa ignoranza, ritenuta l'origine di tutte le passioni. E quindi l'origine di ogni sofferenza. L'avversione
seconda di queste radici della illusione, porta a provare il rifiuto per gli altri, ma anche a considerare negativamente la nostra persona, un sentimento che sfocia spesso nella rabbia e nell'aggressività, nella convinzione che nessuno ci aiuti e che noi dobbiamo imporci in qualunque modo. L'avversione genera malevolenza e ostilità nei confronti degli altri e ci rende anche refrattari alla loro sofferenza. L'attaccamento, invece, collegato con il desiderio, ci fa sentire attratti da cose o persone e genera l'illusione che queste ci appartengano e soprattutto ci fa pensare che non possiamo farne a meno. L'orgoglio, affine alla presunzione, ci fa credere di essere superiori agli altri e quindi li guardiamo con un distacco che produce atteggiamenti di superiorità e, quel che è peggio, mancanza di rispetto. Il dubbio desta in noi emozioni distruttive, crea uno stato di agitazione, infelicità e confusione, perché la mente si trova sempre insicura e divisa nel momento delle scelte. L'illusione, invece, occupa la nostra mente anche in altri modi. Ad esempio, il pensare che le nostre azioni negative non generino conseguenze e che comunque abbiamo ragione a compierle. E anche qualche volta pensiamo di farla franca. Oppure credere di essere sempre nel giusto e di essere vittime dell'altrui cattiveria. O ancora la convinzione che un comportamento fondato su estremi principi ideologici sia corretto. Questa credenza, naturalmente, insieme a tutte le altre, non porta beneficio né a noi né agli altri. Siamo a un punto di svolta e abbiamo avuto in questi mesi il tempo di riflettere sulle 1000 illusioni che caratterizzano la nostra vita. Certamente alcune cose che fino a ieri ci sembravano importanti, oggi lo sono meno. E se vogliamo dare una nuova forma al futuro, dobbiamo innanzitutto rivedere il nostro modo di essere, partendo dal rispetto verso noi stessi, coltivando il perdono, eliminando le malevolenze e il risentimento, privilegiando la generosità, la condivisione e una vita semplice. Non facciamo il grave errore di dimenticare le sofferenze provate in passato a causa dell'illusione, cioè questo è il momento di rifletterci bene. E impegniamoci a proteggere la nostra mente rispetto alle passioni e ai sentimenti che la rendono inquieta e infelice. Ricordiamo che l'energia che muove le illusioni è generata dalla nostra improntitudine ed è portatrice di dolore. E impariamo ad analizzare le situazioni con la consapevolezza che elimina l'incertezza del dubbio. Quando abbiamo l'impressione di cadere nella trappola dei sentimenti malsani che portano ad arrecare a noi e agli altri, naturalmente, sofferenza, che portano ad arrecare danno, ebbene, noi dobbiamo fermarci un momento. Il mio suggerimento è: fermiamoci e ripetiamo con fiducia e convinzione: questo non sono io, questo comportamento non è il mio. Diceva il Buddha: come un orcio privo di base facilmente si rovescia, una mente priva di base facilmente si sconvolge. Ciò avviene quando la base delle nostre azioni è fatta dalle illusioni.
La natura originaria della nostra mente, infatti, è limpida, chiara, trasparente, simile all'etere, ma i pensieri perturbanti oscurano questa chiarezza e distorcono le relazioni che intratteniamo con il mondo e con gli altri. Ricordiamoci sempre che tutti i momenti della giornata prendono l'aspetto del dolore o della gioia perché vengono plasmati dal nostro umore.